Ciao a tutti e bentornati su Katie & Me, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme questo progetto veramente facilissimo. È una borsetta tutta ad uncinetto, fondo compreso, è piccolina perché comunque è piccolina, però volendo potete tranquillamente realizzarla nella dimensione che più vi piace. Se preferite potete realizzarla anche direttamente su un fondo pronto, così da utilizzare meno filato possibile. Idem per i manici, se volete utilizzare dei manici in pelle, mettere la catena, potete fare tutto quello che volete utilizzando la vostra fantasia. Quindi non mi perdo troppo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre per realizzare questo progetto e poi passiamo subitissimo al tutorial. Per questo progetto utilizzerò del cordino, il quantitativo preciso lo trovate indicato qui sul video. Ci occorrerà un po' di corda, io ho utilizzato questa che si trova tranquillamente da ferramenta e ne occorrono per fare la mia stessa borsa circa 80 cm. Uncinetto 3,5-4 in base al filato che utilizzate, ago tirafettuccia. Possiamo iniziare subito con il tutorial. Inizieremo dalla base, quindi ci facciamo il cappetto iniziale ed andiamo ad avviare 26 catenelle. Fatte le catenelle, adesso torniamo indietro a maglia bassa, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella. Nell'ultimo punto andiamo a lavorare 3 maglie basse e poi torniamo indietro di nuovo facendo una maglia bassa in ogni punto. Nell'ultimo punto abbiamo già una maglia bassa, andiamo a fare altre 2 maglie basse così otterremo 3 maglie basse come l'altra estremità. Bene, a questo punto non dovremo fare altro che andare a fare gli aumenti su entrambe le estremità, quindi dobbiamo andare ad ingrandire il nostro fondo e lo faremo in questo modo. Per questo giro andremo a fare un aumento in tutte e 3 le maglie che abbiamo fatto sia da un'estremità che dall'altra. Ovviamente su questa cosa facciamo? Vado a puntare l'uncinetto nella prima maglia bassa, quindi in questa, e lavoro 2 maglie basse. Non ho chiuso con una maglia bassissima, ma comunque vado a mettere il marcapunti nel primo punto del giro. In questo modo, ed ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino a che non mi ritrovo sulla prima maglia bassa delle 3 che abbiamo fatto sull'altro lato. Bene, a questo punto vado a fare un aumento su queste 3 maglie, quindi 2 maglie basse in questo punto, 2 maglie basse in questo e 2 maglie basse in questo.
poi ritorno indietro a maglia bassa fino a ritrovarmi sulla prima maglia bassa delle 3 dell'aumento precedente. Bene, su questo lato un aumento l'abbiamo già fatto, quindi restano gli altri 2 punti in cui andremo a lavorare un aumento di 2 maglie basse. In questo modo, a questo punto dobbiamo andare a fare un altro giro di aumenti e questi aumenti li andremo a fare finché non otterremo la misura che vogliamo ottenere per il nostro fondo. Quindi io farò in questo modo, ve lo mostro su un'estremità, quella più libera, in modo che poi potete tranquillamente segnarvi anche voi sul vostro fondo i punti. Prendo 3 marcapunti e vado a segnarmi il punto centrale, quindi quello che si trova nella parte più alta, questo. Poi salto questo punto e vado a marcare il punto dopo, idem dall'altro lato. Quindi salto questo punto e vado a marcare quest'altro e nel prossimo giro quindi andrò a fare gli aumenti nei punti marcati, ma andrò a fare gli aumenti sempre nella parte più arrotondata. Non vi do uno schema preciso perché io personalmente non seguo uno schema preciso per gli aumenti, ma vado molto ad occhio, nel senso che quando vedo che è necessario un aumento lo vado a fare, non sviluppo uno schema preciso. Però diciamo che in linea di massima vado a seguire più o meno questo schema, vado a fare gli aumenti prima sulla parte, sugli angoli diciamo, e uno sulla parte più arrotondata. Quindi bene o male questi sono gli aumenti che faccio io solitamente, ne faccio 3 per estremità, ovviamente la stessa cosa la farò anche dall'altro lato, questo è solo per marcare il primo punto, quindi non vado ad allungare molto questo video, però vi lascio indicato qui in alto nella i il mio tutorial per quanto riguarda il fondovale perfetto, però è fatto con la maglia alta, ve lo lascio comunque indicato qui in alto. E se volete un video apposito per quanto riguarda un fondovale fatto tutto a maglia bassa e tutto l'uncinetto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti che vedremo di farlo insieme. Quindi io vado a svilupparmi tutto il mio fondo, voi svilupperete il vostro fondo. E comunque se volete utilizzare direttamente un fondo pronto potete farlo tranquillamente, assolutamente non ci sono problemi, anzi vi risparmiate anche un po' di filato. Quindi realizziamo il nostro fondo e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato il mio fondo, ho raggiunto 24x8 cm di grandezza. A questo punto io devo andare a chiudere, ovviamente se voi volete realizzarlo più grande potete farlo tranquillamente più grande. Come vi ho già detto prima, gli aumenti li ho fatti solo sugli angoli e sulla parte superiore, addirittura in un giro non li ho nemmeno fatti sulla parte superiore ma solo sugli angoli, in modo da farlo venire proprio ovale perfetto come il fondo pronto. A questo punto vado a chiudere il giro, qui mi sono lasciata il marcapunti ma semplicemente perché mi marcava il primo punto. Vado quindi a rimuoverlo e vado a chiudere con il punto nascosto. Quindi cosa faccio? Punto l'uncinetto dal retro in avanti, prendo l'asola in questo modo, punto l'uncinetto nella metà catenella del punto precedente, prendo l'asola, prendo il filo e chiudo in questo modo, visto che nel giro successivo devo andare a lavorare delle maglie basse in costa. Quindi faccio una catenella e vado a lavorarmi una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante. Terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto
e a questo punto iniziamo la lavorazione del corpo borsa che andremo a fare con delle maglie basse alternate a catenelle, nulla di tanto difficile. Quindi vado a fare una catenella, una maglia bassa nel punto sottostante, una catenella, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. In poche parole, la catenella che facciamo sostituisce la maglia che andiamo a saltare. Quindi facciamo di nuovo una catenella, saltiamo un punto, nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa, una catenella, saltiamo un punto e nel punto successivo lavoriamo una maglia bassa. E questo procedimento lo andremo a ripetere per tutto il giro. Siccome questo punto tende a far imbarcare la borsa a volte, se è necessario potete tranquillamente cambiare uncinetto. Bene, andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima, in questo modo. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad alternare i punti, quindi dove abbiamo la maglia bassa dobbiamo fare la catenella, dove abbiamo la catenella dobbiamo andare a fare la maglia bassa. Quindi come primo punto abbiamo la catenella, quindi facciamo intanto la catenella per alzarci e la catenella che va fatta sulla maglia bassa. Dopodiché abbiamo la catenella e cosa andiamo a fare? Andiamo a puntare l'uncinetto all'interno dello spazio e lavoriamo la maglia bassa in questo modo. Poi facciamo la catenella perché abbiamo la maglia bassa e nello spazio formato dalla catenella lavoriamo una maglia bassa. E questo procedimento, veramente molto semplice, lo andremo a ripetere per tutto il giro e per tutti i giri seguenti. Se volete vedere il punto con un'altra tipologia di filato, vi lascio indicato qui in alto la mia borsa Ocean fatta un bel po' di anni fa, nel quale ho utilizzato la fettuccia piatta, quindi se volete vedere che effetto dà con un filato più spesso potete andare a vedere quel tutorial. Quindi a questo punto vi lascio continuare da sole perché la lavorazione è veramente molto semplice. Questo passaggio lo andremo a ripetere per tutto il corpo della borsa, dobbiamo andare semplicemente ad alternare i punti. Quindi raggiungiamo l'altezza della nostra borsa che io vi lascerò indicata qui in alto e poi vediamo come procedere. Bene, una volta raggiunta l'altezza, ora andiamo a rifinire il bordo. Se voi volete fare la borsa più alta potete farlo tranquillamente. Quindi ho già cambiato l'uncinetto, come vi avevo detto ho cambiato l'uncinetto durante la lavorazione, sono passata al 4, ho già chiuso il giro con una maglia bassissima ed ora vado a fare una catenella e andrò a lavorare una maglia bassissima in costa retro in ogni punto sottostante. Questo per ridefinire un po' il bordo. Senza andare a chiudere con maglia bassissima andiamo a fare un ulteriore giro, quindi ripetendo lo stesso procedimento vado a puntare l'uncinetto nella prima maglia bassissima e vado a lavorare un'altra maglia bassissima e così per ogni punto successivo.
Ok, terminato il giro andiamo a tagliare il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Bene, io ho precedentemente irrigidito il fondo con una salpa adesiva, voi potete fare lo stesso o utilizzare della rete da giardinaggio, quello che volete, anche nel feltro va bene. Quindi ora ci occupiamo dei manici. Io ho ritagliato 40 cm di corda che andrò ad unire a cerchio con un po' di scotch, giusto per tenerla unita. E a questo punto con lo stesso cordino andiamo a lavorare delle maglie basse tutte intorno a questa corda. Una volta ricoperta tutta la corda andiamo a tagliare il filo e lo andiamo a bloccare tra le maglie. Dopodiché andiamo a girare la lavorazione in questo modo, a farla girare intorno alla corda in modo che si formi questa spirale. Volendo si può lasciare anche normale. Andremo a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro manico, dopodiché si vanno semplicemente a cucire sul corpo borsa con lo stesso filato e un ago. Bene, una volta agganciati i manici questo sarà il risultato, sono molto soddisfatta, è una borsina carina, semplice, fatta tutta ad uncinetto e volendo può essere realizzata anche più grande. Quindi spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Condividete il video con tutte le vostre amiche creative e se volete pubblicare le vostre creazioni potete farlo direttamente sul mio gruppo Facebook Crochet with Love, che trovate ovviamente linkato nel box informazioni insieme a tutti gli altri link. Quindi detto questo vi ringrazio per aver seguito anche questo progetto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!